Buongiorno ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi come primo lavoro andiamo a mettere i pulsanti delle chiusure dei mobiletti sia del bagno che del garage. Quindi ora smontiamo tutte le ante e le portiamo su in falegnameria e poi vi faccio vedere come andrò avanti. Ok, quindi allora le smontiamo tutte quante, però prima le numeriamo in modo da dopo non confondere il verso di dove vanno messe. The sky fall, let it crumble, I got it all. With your hand in mine, baby, there's nothing in this life to keep us from running. Oh, oh, darling, I'm never letting go, chasing forever. No stress. Quindi come pulsanti ho comprato questi qui, con la loro mascherina. Queste sono chiusure che vengono montate di serie sui camper e sui van, quindi vengono utilizzati con pannelli più fini rispetto ai miei, diciamo un 15 mm. Ora di preciso quanto misurano non lo so. So che il mio misura 20 mm, quindi dovrò fare una fresata per farlo alloggiare perfettamente. Ora io ne ho già preparata una di campione. È una fresata che toglie 5 mm dello spessore e in questo modo qui, una volta montato la chiusura, cade a pennello. Così da aperta e così da chiusa, resta bene a filo. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo a effettuare la fresata. Questa volta, per velocizzare un pochettino il lavoro, utilizzeremo la CNC in modo da non dover andare a costruire dime per fare un lavoro preciso, ma farà tutto quanto il computer. Una volta fissato il pezzo con i due morsetti e trovato il centro dell'anta, andiamo a impostare il macchinario su questo punto qua, che sarà il punto centrale. Ora mettiamo questa parte qui collegata con il cavo, che serve a far capire al macchinario l'altezza della punta. Una volta fatta questa misura qua, si azzerano i punti e si può partire. Bene, fresata fatta, ora andiamo ad assemblare tutti quanti i pezzi. La chiusura è composta da 3 pezzi, la chiusura in sé per sé con il meccanismo, poi c'è il piolo che andrà avvitato qui, in questo modo, e poi c'è la cornicetta, non so come si chiama, che andrà infilata nel foro che abbiamo creato. Quindi inseriamo la cornice fino alla battuta giù in fondo, poi prendiamo la chiusura e la mettiamo dentro. Ora non ci resta che avvitarla, quindi utilizzeremo sempre il nostro centratore per fare l'invito della vite al centro del foro. Non serve fare un grande buco, altrimenti dopo la vite non si avvita, e andiamo ad avvitarla. Ecco qui. 1 e 2 ed ecco qui, il lavoro fatto. Quindi
così è aperto, mentre così è chiuso e viene tutto bello a filo. Non ci rimane che fare la stessa operazione su tutti quanti i pezzi. Bene ragazzi, rimontate tutte quante le antine con le proprie chiusure, ora non ci resta che montare le battute. Me le sono fabbricate da sole con una stampante, sono semplicemente dei pezzettini di plastica, ora ve li faccio vedere da vicino. Quindi non è altro che un pezzettino di plastica 5 cm x 3 con 3 fori che verrà montato, uno nella parte alta, uno nella parte bassa, 2 per ogni antina, e fare in modo che quando l'anta chiuda, invece che andare in dentro rispetto alla battuta, si fermi al suo posto e io possa chiudere tranquillamente. I wouldn't want to clear it up. It's the light and it's the shade. When the days fall hard with sticks and stones, let them ricochet. Bene ragazzi, quindi montate tutte quante le battute, come potete vedere non vanno più in dentro, si apre e si chiude tutto quanto perfettamente. Questo è come risulta il finale, bello da vedere, sono soddisfatto di come è venuto il lavoro. Quindi ragazzi, per oggi il video la chiudiamo così. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale che a noi fa sempre piacere. Se avete qualche domanda o qualche consiglio lasciatela anche nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.